Bentornati su Figaro Lab. Oggi videopillola didattica sui cavi di segnale. Andiamo infatti ad analizzare come funziona un cavo, le sue proprietà e andremo anche a cercare di fare un po' di chiarezza. Come al solito gli argomenti relativi alla chitarra possono diventare divisivi, questo più delle volte per una mancanza di conoscenze adeguate. E quindi è molto facile imbattersi anche in questo campo in chi dice che un cavo vale l'altro, in chi dice invece che un cavo fa meraviglie e in chi è convinto addirittura che un cavo possa in qualche modo equalizzare il suono in diversi modi. Vedremo quante di queste cose sono vere, quante sono false e andremo a vedere anche in qualche modo poi in soldoni in cosa si traduce. Per chi fosse più pigro e non ha voglia di andarsi a vedere tutta l'analisi e voglia sapere in 15 secondi se tra un cavo e l'altro ci sono delle differenze, vi rispondo subito: sì, ci sono delle differenze. Chi invece fosse meno pigro e fosse interessato a vedere in che modo sono rilevabili queste differenze e quali sono i parametri da utilizzare per costruire un buon cavo, può continuare nella visione e vedere la parte di analisi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Per i più coraggiosi di voi che sono arrivati fin qui, innanzitutto i miei complimenti per non aver ceduto alla vostra pigrizia. Andiamo a vedere che cosa è utile sapere quando ci accingiamo ad acquistare o ad assemblare un cavo di segnale per la nostra chitarra o per il nostro basso. Innanzitutto accertatevi sempre che il cavo abbia un datasheet in cui siano indicate le caratteristiche elettriche. Una delle caratteristiche elettriche da vedere è quella della capacità tra i conduttori, quella che noi di solito chiamiamo capacità parassita. Questa capacità è espressa in picofarad metro e rappresenta il valore in capacità presente tra la calza ed il centrale, quindi tra il centrale dove passa il nostro segnale e la calza attraverso la quale raggiungiamo la massa dell'apparecchio a valle. Altro parametro è la lunghezza del cavo in metri, vedremo perché è molto importante la lunghezza. La lunghezza è un parametro molto importante, il primo e il secondo viaggiano insieme, così come anche il terzo, che è la sezione del conduttore centrale in millimetri quadrati. La tipologia di schermatura è importante perché ci aiuta a preservare l'immunità del nostro segnale dai disturbi esterni, quindi migliore l'isolamento, migliore è il rapporto segnale-rumore in uscita dal nostro cavo. E infine la flessibilità del cavo. Perché un cavo per chitarra o basso devono essere flessibili? Per i movimenti che compie lo strumentista, per il fatto che vengono avvolti e svolti di continuo e anche perché sono soggetti a momentanee torsioni, allungamenti. Per cui un cavo privo di flessibilità o con una flessibilità scarsa è un cavo che si rompe più facilmente. Quindi quest'ultimo punto riguarda principalmente la robustezza e la longevità del cavo. Adesso andiamo a vedere con che sistema è possibile fare un calcolo su un cavo di 3 metri. Siamo andati sul nostro sito del costruttore, abbiamo visto che per quella determinata tipologia di cavo abbiamo una sezione di conduttore del segnale di 0,38 mm², una resistenza al metro del conduttore di segnale, la resistenza della calza schermo a massa, la capacità parassita, che sono tutte espresse ovviamente al metro. Quindi quando andremo ad inserire nel nostro sistema questi parametri dovranno essere moltiplicati per 3 per un cavo da 3 metri. In questo caso io ho preso i dati di un cavo Lolos commerciale, quindi un cavo non particolarmente costoso ma con ottime performance. In particolar modo tenete in considerazione questo dato dei 52 picofarad al metro. I componenti che si trovano lungo la freccia indicata in rosso corrispondono al conduttore centrale del segnale. La parte invece evidenziata dalla freccia verde, quindi R2 ed L2, saranno invece parte della calza di schermo. Cosa notiamo subito? Sia per il conduttore centrale che per la calza attorno al cavo abbiamo due componenti, una componente resistiva e una componente induttiva, su tutti e due i conduttori, che sono rappresentati dal resistore R2 ed L1 per il cavo di conduttore segnale e da R3 e L2 per il cavo calza. La capacità parassita famosa di cui parlavamo invece è rappresentata da questo condensatore C1. Come vedete il valore qui di 156 picofarad viene semplicemente moltiplicando il valore al metro per il numero dei metri, in questo caso 3. Nel riquadro di sinistra abbiamo invece una brutale simulazione di un pick-up single coil e nella parte destra invece, indicato con R4 in questo riquadro giallino, senape,
Vediamo questo resistore da 1 mega ohm che corrisponde in effetti all'ingresso del nostro amplificatore. Questo infatti è il valore resistivo più probabile che troveremo tra l'ingresso caldo del nostro primo stadio sull'amplificatore e la massa. Vi dico subito che i valori R2 ed R3, L1 e L2, riportati nella maniera più realistica possibile, non influiscono in questo sistema perché in un cavo di segnale destinato poi a comunicare con un'alta impedenza alla sua uscita, questi valori, essendo praticamente trascurabili, non influiscono sulla resa complessiva del cavo. Quindi nei cavi di segnale, più che curarsi della resistenza dei conduttori, che di solito ha dei valori irrisibili al chilometro, in questo caso sarebbero 48 ohm a chilometro, una resistenza bassissima, così come anche la componente induttiva, che in maniera prudenziale e leopardiana, quindi diciamo con un pessimismo massimo possibile, abbiamo attestato ad un pico Henry. In realtà sappiamo che i valori di solito sono più bassi, ma la vogliamo introdurre e vedere nel sistema se comporta qualche cosa. Lo andiamo a simulare con il nostro generatore e con un resistore in serie che rappresentano rispettivamente la componente resistiva in continua e un segnale praticamente che va per tutta la gamma audio, quindi non ci limitiamo a quello che la chitarra è capace di esprimere, ma facciamo conto che il nostro microfono vada a captare un segnale che vada da 20 Hz a 20 kHz. Non interponiamo controlli di tono, volume in mezzo, immaginiamo che il nostro pick-up al massimo della sua potenza esca in diretta e raggiunga il nostro ingresso del suo stadio amplificatore. Andiamoci a vedere un po' di curve e vediamo come si comportano i cavi. In questo esempio qui io ad esempio ho utilizzato 4 cavi diversi, sono andato ad inserire i parametri dettati da un noto costruttore paragonandoli a un cavo economicissimo che avevo qui. Tutti i valori che vedete qui sono al metro, anche se qua manca il parametro di riferimento. Questi sono 52 picofarad al metro, qui 150 picofarad al metro. Lo stesso produttore produce anche dei altri cavi leggermente meno performanti e sono questi rappresentati da queste due curve qui. Quindi avremo in rosso la curva del cavo low loss, il più performante di tutti. In verde e in viola dei cavi sempre di qualità ma con una capacità leggermente più alta, nell'ordine di 20-30 picofarad, quindi diciamo la forbice tra il migliore e il peggiore in questo caso è di soli 30 picofarad. Nel caso del cavo pessimo avremo 150 picofarad al metro, per cui come vedete la curva che descrive qui in ciano è maledettamente più attenuata rispetto alle altre. Consideriamo però che nel mondo reale la nostra chitarra, salvo non andare ad enfatizzare in equalizzazione esternamente il segnale, difficilmente ci restituirà qualche cosa di molto intellegibile superati i 5 kHz. Perché superati i 5 kHz? Perché nonostante un picco intorno ai 2 kHz e mezzo, avremo tutta una serie di frequenze armoniche risultanti che saranno poi gradualmente attenuate. Infatti già tra 2 kHz, 2 kHz e mezzo, 5 kHz, andando a misurare un segnale di chitarra con un equalizzatore che mostri la misura, noteremo delle attenuazioni anche nell'ordine di 12 dB, che è tanta roba, insomma. Detto questo, vediamo che mentre per i cavi di qualità, nonostante ci sia uno più performante, altri meno performanti, abbiamo uno scarto che è inferiore a 1 dB di differenza a partire da tra i 5 e i 6 kHz, la differenza diventa molto più evidente con il cavo di pessima qualità, dove cominciamo a notare già un'attenuazione importante a partire da 2 kHz e mezzo. Quindi siamo già in un range di frequenze che il nostro orecchio è in grado di ascoltare e la nostra chitarra è in grado di riprodurre. Perché dico questo? Perché è molto importante capire anche la risoluzione del nostro orecchio qual è. Il nostro orecchio fisiologicamente ha una risoluzione che difficilmente scende sotto il dB, ovvero noi siamo in grado di valutare quelle variazioni a parità di frequenza che abbiano un'intensità maggiore o inferiore a 1 dB. 0,5, 0,8, 0,7 dB non li sentiamo, anche un orecchio più allenato non sente questa variazione. Per poter apprezzare una variazione in volume dobbiamo muoverci di più o meno 1 dB. Con questo criterio vediamo in effetti che i primi 3 cavi in qualche modo si equivalgono quasi. Prima di cominciare a sentire delle differenze ci avviciniamo a una frequenza che è borderline per la chitarra, mentre con il cavo di pessima qualità è già evidente da subito. Parliamo di 4 cavi di lunghezza standard di 3 metri, quindi il minimo sindacale tra il chitarrista e il suo amplificatore. Andiamo avanti e vediamo
soltanto i primi 3 cavi di qualità. Vedremo, aiutandoci non solo con le curve che avevamo già visto sul grafico, ma soprattutto dai dati dei singoli cavi, notiamo che al crescere della sezione del conduttore centrale, quello dove passa il caldo del nostro segnale, cresce anche la capacità. Vediamo che qui, per sentire qualche differenza, dobbiamo andare sui 6 kHz. Bene, 6 kHz direi che ragionevolmente rende questi cavi abbastanza equivalenti, anche se visivamente può sembrare una forbice enorme. Vi invito a guardare la scala di valori sulla sinistra. Vedete che la variazione di 1 dB è a 6 kHz, quindi molto probabilmente in un cavo di 3 metri, utilizzando 3 differenti tipologie costruttive, ma sempre di qualità, quindi con un valore in capacità compreso tra i 50 e poco più di 80 picofarad, potreste non notare differenze. Andiamo a vedere un parametro più interessante, ovvero cambiando la lunghezza del cavo. Prendiamo sempre il nostro cavo di buona qualità, quindi utilizzeremo quello che è l'Olos da 52 picofarad al metro, e vedremo che nel passaggio da un cavo di 3 metri a un cavo di 5 metri a parità di parametri costruttivi del cavo, avremo un'attenuazione evidente già a 4 kHz e mezzo. Quindi la lunghezza è molto importante. Al di là dei parametri elettrici si potrebbe scegliere un cavo anche con una bassa capacità parassita, ma le performance di questo cavo risentirebbero drasticamente dell'aumento in lunghezza, per cui è preferibile, quando non si vogliano perdere acuti in eccesso, evitare di eccedere con la lunghezza del cavo, quindi rimanere in un range tra i 3 e i 5 metri. In questo caso tra i 3 e i 5 metri inizieremo a notare delle differenze da 4 kHz e mezzo. È evidente che ci siano, come vedete poi vanno a crescere mano a mano che ci avviciniamo ai 10 kHz. Prendiamo il cavo di pessima qualità, 150 picofarad al metro. Ecco, quel cavo che era già scadente come performance a 3 metri, vediamo che se lo considerassimo lungo 5 metri, ovvero se utilizzassimo dalla stessa bobina di cavo 2 lunghezze diverse, una da 3 metri e una da 5 metri per realizzare 2 cavi, vedremmo che le differenze in termini di attenuazione sarebbero percettibili già a 1.7 kHz. È una differenza anche in termini di frequenza che sentirebbe persino un sordo, quindi questo è sicuramente un cavo che suonerà maledettamente scuro e che vi farà perdere tantissimi acuti. Spero con questo video di avervi chiarito le idee sull'importanza dei cavi nel nostro sistema e soprattutto vorrei darvi delle indicazioni. Ecco, le qualità che abbiamo visto nel cavo a bassa perdita, il low loss che vi dicevo prima, quello da 52 picofarad al metro, vi dico subito che è un cavo che fondamentalmente su uno dei soliti siti tedeschi di Germania potrete trovare a delle cifre che variano tra i 2,5 euro e i 3 euro al metro. Due connettori poi dignitosissimi della Neutrik, perché anche il connettore ha chiaramente la sua importanza. Vi costeranno circa 4 euro l'uno, quindi in soldoni comprensivo della spedizione saremo intorno ai 25 euro per un cavo di ottima qualità. Questo se lo fate da soli, ma anche volendovi ad affidare a un tecnico di laboratorio che voglia dedicarcisi, in un laboratorio scrupoloso dove le cose vengano fatte per bene a modino, in un'ora di cavi fatti bene se ne fanno tranquillamente 2 o 3. E quindi, considerando il compenso orario del vostro laboratorio di fiducia, potete da soli riuscire a fare una stima di quanto vi costa fare dei cavi di ottima qualità. Sicuramente molto meno che acquistarne in alcuni casi di più blasonati, di più, come dire, noti e commerciali, e questo vi consentirà quindi, con quello che avreste investito normalmente per un singolo cavo di qualità già precablato in azienda, di realizzare anche 2 o 3 cavi di qualità. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, le iscrizioni sono importanti per questo canale, e non mi resta che salutarvi e aspettarvi qui per il prossimo video.